Ok. Andiamo. Adesso abbiamo da fare 40 chilometri nel deserto del Sahara, tra le dune. Si vola. Guardate come si è meravigliosamente pietrificato. È stato lì a riposare sotto il cielo stellato per 40 milioni di anni. She decided actually to teach the craft of pottery that she knows to the young people. È bellissimo il deserto. This is actually what the Nile gifted us. The Nile found its way to this part of the Western Desert. Un viaggio dove la geografia si ribella, un'oasi strappata alla sabbia. Cammineremo sul fondo di antichi oceani tra scheletri di balene e ci perderemo nei colori di villaggi egiziani rinati grazie all'arte. Fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Ora ci lasciamo il caos del Cairo alle spalle, puntiamo la bussola dritti a sud-ovest ed entriamo in un'oasi, l'oasi del Fayum, un luogo che sfida ogni regola geografica. Il grande storico egiziano Gamal Hamdan aveva definito l'Egitto una terra di mezzo perché di fatto è il punto di equilibrio esatto tra l'Africa tropicale e l'Europa mediterranea. We are in Fayum, which is not precisely an oasis, right? It is not. It is actually a semi-oasis. It's not a true oasis. A true oasis actually depends on the water sources, on the underground water. However, Fayum gets the water from the Nile. Fayum is actually connected to the Nile through a canal. It is not a man-made canal, it is a natural canal. And this canal is known as Bahr Yusuf, or the Canal of Joseph. It's a waterway, a natural branch of the Nile that brings the water of the Nile to the Fayum. In realtà il Fayum non è un'oasi comune perché non dipende da sorgenti, da pozzi scavati nelle sabbie del Sahara. È il frutto di millenni di canalizzazione dell'acqua del Nilo che è arrivato qua e ha reso questa terra fertile. Il Fayum è l'esemplificazione esatta di questa nazione di mezzo, l'Egitto, perché è una pianura fertile trapiantata nel cuore del Sahara. The Nile found its way to the Fayum, and the Nile flooding water, which actually came every year to the Fayum depression, it did not only bring the water, it also brought the silt and the clay. And over thousands and thousands of years, this actually deposited layers and layers of great fertile soil that the ancient Egyptians, 4,000 years ago, they made use of it for agricultural activity. Oggi c'è una fitta rete di canali sotterranei tipo questi, bisogna stare attenti a non cascarci dentro, che nutre i campi agricoli degli agricoltori del Fayum e che rappresenta la vita, la fonte di sostentamento di quest'area. Senza questa rete di canali secolari, il Fayum sarebbe inghiottito dalle sabbie del deserto in pochissimo tempo.
and it also looks like a heart. It looks like a heart. If you just like flip the map of the Fayoum, you would actually think that it looks like a heart. Vivere in un'oasi o in una semiosi, che dipende esclusivamente dalla gestione dell'acqua, ha imposto agli egiziani disciplina e omogeneità. L'identità di questa gente dipende dai cicli della terra. È la forma del territorio ad avere forgiato un intero popolo. Beduina? Yes. Ora ci addentriamo dove il deserto si fa profondo, in un luogo che sembra uscito da un film di fantascienza. Stiamo andando tra i 60 e gli 80 km/h tra le dune del deserto e stiamo raggiungendo un posto che ci riporterà indietro alle origini del mondo, indietro di milioni e milioni di anni. You know the way. You don't need Google Maps. What are they? Fossils. Fossils. Yes. In the desert. What's the name? Abdu. This way? Oh God. Up, up. Up. Yes. Hello. أيوة. Qui il terreno racconta una storia sbalorditiva perché camminiamo sul fondo di quello che era un oceano che si è prosciugato milioni di anni fa. This is actually home of the most famous site, the Wales Valley. Saw you yesterday. Yes, you saw me. Between the petrified skeleton Yeah, that have been laying down as understood for 40 million years. 37 to 42 million years ago, this is the age of these fossils. It's a UNESCO World Heritage Site and it was declared in 2005 and it's now considered as one of the most sites in the Fayoum that is visited by the international tourists.
probabilmente uno dei musei più remoti del pianeta, qua nel cuore del deserto, a Wadi El Hitan, il museo del cambiamento climatico e dei fossili, dei tanti fossili ritrovati che qua ci ricordano come questo fosse un mare ricchissimo, ricchissimo soprattutto di balene di 40 milioni di anni fa. It was an ancient sea, and this was the Tessis Sea, and this sea was the ancient Mediterranean Sea. The sea was covering most of North Africa, and then it started to retreat, move towards the north, and then it left behind some inland sea, closed small seas, and this was the Wales Valley. Guardate qua, questi sono scheletri di Basilosaurus, sono degli antenati delle balene che hanno vissuto qua 40 milioni di anni fa. E c'è un dettaglio, hanno infatti degli accenni di braccia, sembra infatti che abbiano rappresentato un salto evoluzionistico quando i mammiferi sono ritornati in acqua. Ed è anche una prova del tempo della geologia, il deserto più arido del mondo che un tempo brulicava di vita. Guardate come si è meravigliosamente pietrificato. Questa balena è rimasta qui a riposare per 40 milioni di anni. Questo sito è sconfinato, c'è un sentiero che si appoggia appunto sul fondo dell'antico oceano, potreste camminare qua probabilmente per ore. Il Fayum ci racconta anche la storia dell'inizio della civiltà egizia, perché praticamente attorno al 7000 a.C. i primi contadini del pianeta nel sud-ovest dell'Asia, per via del cambiamento climatico da quelle parti, il clima divenne ostile, si spostarono verso ovest, in particolare si insediarono qua sulle rive di questo mare, il mare del Fayum. Quella comunità si sviluppò talmente tanto che poi si espanse anche lungo la valle del Nilo e da lì, nei millenni successivi, si sviluppò la civiltà faraonica. And that's also how the Egyptian civilization started, from people that moved around the area. Not millions of years ago. No, sure. Much more recent. Thousands and thousands of years ago. 9,000 years ago, the western desert of Egypt wasn't experiencing this dry weather. Mm-hmm. It was much wetter and wetter climate. Mm-hmm. And the people were like living there, collecting, gathering, and hunting animals. And then, some 7,300 years ago, the whole area, the region, was struck by an arid and hyper-arid climate. And that actually made the people to move from the western desert of Egypt, and they settled along the Nile Valley, the Nile River. And this is when we said the civilization started. Yeah. Nel Fayum, a causa dell'inaridimento del clima, vi fu dunque un grande incrocio preistorico tra i cacciatori e pastori nomadi del deserto e gli agricoltori dell'Asia. Fu l'alba dell'ingegno egiziano. Vedere questi resti pietrificati nella sabbia del deserto del Sahara che appartenevano ad un antico oceano è anche un monito sul
cambiamento climatico, sul riscaldamento globale ed è un monito sulla fragilità del nostro pianeta, sulla forza mutante della Terra. So we've learned that because of a climate change, people moved here and the Egyptian civilization started. Now we are experiencing, let's say, an artificial climate change. Is it affecting this area of the world? The climate changes, as I told you, they happen naturally. But what is happening now is that we are accelerating this process of the climate change. So I think on the long run we will see the sea level will rise, and that actually will affect some regions in Egypt. Alexandria will get affected and badly affected. Well, imagine like how many people will migrate from these regions, and even the Nile Delta. This will also be affected if we did not find serious solutions for this. Yeah. E ricordate sempre di portare nel deserto il berretto a tesa larga, gli occhiali da sole, tanta acqua e protezione solare. Piccolo incidente di percorso. Il saltellare tra le dune ha messo KO le batterie. Adesso proviamo a recuperare perché dobbiamo andare in un altro posto, ovvero una vista panoramica della montagna e poi delle cascate. Sì, delle cascate nel mezzo del deserto. Abdul, mio autista in macchina, mi insegnava canti beduini, come si battono le mani e si schioccano le dita al ritmo della musica. It's crazy. Ok, wow. Wow. E questi laghi è ciò che resta dell'antico mare di Fayum, una visione parecchio adrenalinica sulla cresta di questo sperone di roccia. Qua però ci fermiamo perché Abdul ci preparerà il tè, uno dei classici beduini, il tè nel deserto. Arrivati scalando dune di sabbia scoscesissime, questo è quello che resta di alcuni dei laghi dopo il ritiro delle acque del mare di Fayum. E poi nelle migliori tradizioni beduine ci si ferma su un punto d'osservazione come questo sperone di roccia che guarda l'oasi per sorseggiare un po' di tè. Yalla, this is mine or this one? Sit. Yes. Not standing. Sit, yeah. Sit. Either way. Ready? Ready? 3. Whoa, whoa, whoa. Oh Dio, perché va a finire sempre così? Ok, I'll try standing. L'ho fatto solo una volta in Australia e non è andato bene. Like this? Yes. Like this.
Go. Buonanotte. No. Magnifico. E i laghi sono 2 livelli diversi, in mezzo ci sono delle cascate ed è la nostra destinazione adesso. Proseguiamo verso Wadi El Rayyan, dove ci aspetta un fenomeno quasi impossibile da immaginare in Egitto: delle cascate. Non sono cascate antiche, ma il risultato di un fenomeno idraulico recente. E questo è il punto in cui si congiungono il lago superiore e il lago inferiore in questo salto d'acqua che crea questi getti d'acqua, queste cascate, le cascate del Wadi El Rayyan. L'acqua è la stessa del fiume Nilo, l'acqua che nutre l'agricoltura del Fayum. Salam alaikum. Il rumore dell'acqua spezza il silenzio del deserto e regala refrigerio alle famiglie egiziane in visita. Ed è diventato anche un punto di attrazione turistica, ci hanno costruito attorno un villaggio, ci sono dei campeggi sulle sponde dei bacini d'acqua ed è anche un posto in cui gli egiziani soprattutto apprezzano molto a venire a fare una gita fuori porta. We are in a very special place in Fayum, which is the Tunis village, which is actually like a social experiment. Can we say is. that? Yeah, we can say that the village until recently it was just a normal village inhabited by the Fayumi farmers, Fayumi fishermen, until it was visited back in the 1960s by a Swiss woman. She was from Switzerland and she was a professional, an artist of pottery. Concludiamo il viaggio al Fayum in questo villaggio, il Tunis Village, che è una vera e propria anomalia antropologica. Qui negli anni '80 è successo qualche cosa di straordinario grazie ad una ceramista svizzera, Evelyn Poret. She came and she admired the place a lot. She loved how the lake and how the countryside looks like or looked like when she came here. And she actually decided to settle down and to build a small house and live among and between the farmers of the faith. And this was the experiment that she actually had. This was the experience that she had, is that she came in like a completely different landscape than in Switzerland, and she decided to stay and to make pottery. Si è innamorata di questo posto e così ha insegnato ai figli dei contadini a modellare l'argilla. They would come to her place, to the studio, to play with the clay that was, left over around her, and she actually noticed that they can actually do something very good. Clay, and then they shape it on the clay. Very good. And at that time, she started actually making the pottery school in the 1980s. And from that time until today, we have generations of potters. And you can see around me
Like the young people, they come and they actually learn here. They come and they learn by noticing. There are some senior potters who have like the techniques. So they come and learn by noticing until they actually they make everything by themselves. Yeah. Camminando tra queste case ci si rende conto di come l'arte sia stata in grado di dare una nuova dignità e una nuova prospettiva a questo villaggio. So yeah, we're hearing now. I think we are hearing the muezzin right now. Yeah. That makes me think that two very different souls met, like the Islamic Egyptian culture Yes. and a Swiss lady. Yeah. So people coming from two very different backgrounds, but they could not just relate, but do something successful together. It was the love. It was the dedication that she had in her heart to make something, to make a change in this place. So I think it was the love. And Evelyn actually, when she came and she settled here, that actually encouraged many people, many artists, many intellectuals to come and settle here also. And that also impacted the life here. The farmers here or the people here, the local people, they get like, you know, familiar with like foreign people and tourists. And now Tunis village is becoming a major destination, tourist destination in Fayoum. Evelyn Porretta ha trasformato una comunità agricola in un distretto internazionale d'arte. La si potrebbe quasi definire una gentrificazione etica. Ed è anche la prova di come culture completamente diverse possono incontrarsi e generare bellezza senza cancellare le radici locali. Questo è un hotel dove erano soliti venire i reali, l'ultima famiglia reale d'Egitto. King Farouk veniva qua per cacciare gli uccelli. Sulla vista del lago, la piscina invita forse ad un ultimo bagno. A quanto pare c'è solo una coppia di altri turisti per il momento in questa reggia. Siamo sul finire della stagione in realtà. Tra poco arriverà il caldo torrido. In questo momento il paesaggio è quasi marino perché questo lago è davvero ampio e le increspature si perdono all'orizzonte con le montagne e le dune del deserto. L'orizzonte restituisce il profilo dell'oasi del Fayoum che si chiude dietro di noi per andare a farci cullare nel prossimo episodio dalla valle del Nilo. Tra tombe nascoste, piramidi sbagliate, oceani di cupole e riti millenari, continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.